Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi, attraverso questo video, impareremo a tradurre la parola teacher in italiano. Ci sono differenti modi, in inglese come in italiano, per definire questa figura. E nonostante il fatto che in entrambe le lingue questi termini siano molto simili tra loro, in realtà nascondono alcune differenze. Impariamo oggi le differenti traduzioni. Iniziamo con la traduzione forse più generica di tutte, ovvero la parola insegnante. La parola insegnante deriva dal tardo latino insegnare. Questo verbo significa incidere o imprimere dei segni, in quanto si tratta di una persona che lascia il proprio segno attraverso l'insegnamento di una dottrina. La parola insegnante infatti è la più generica proprio perché si riferisce a qualsiasi persona che svolge l'attività dell'insegnamento. Questo termine si può utilizzare per qualsiasi livello, per la scuola primaria, per la scuola secondaria o per l'università. L'insegnante ha il compito di trasmettere delle conoscenze o delle competenze a chiunque lo ascolti. Passiamo adesso al secondo termine per tradurre la parola teacher, che è la parola docente. Docente forse è la seconda parola più generica quando si tratta di tradurre teacher. La parola docente deriva dal latino docens, che è il participio presente del verbo docere, il cui significato altro non è che insegnare. La parola docente si utilizza per riferirsi ad una persona che svolge l'attività dell'insegnamento in un'istituzione educativa. È un termine molto generico ma leggermente più specifico rispetto alla parola insegnante. Docente infatti si utilizza prettamente in ambito accademico, per parlare di chiunque svolga attività di insegnamento in scuole ed università. È più specifico di insegnante perché insegnante può anche riferirsi a persone che svolgono l'attività di insegnamento, includendo anche chi lo fa al di fuori di un'attività accademica. Vediamo adesso gli altri due termini per tradurre teacher. Questi sono sicuramente un po' più specifici. Il terzo termine che viene utilizzato è la parola maestra o maestro. La parola maestro deriva dal latino magister, che significa appunto maestro. Il più grande, il più esperto di una determinata materia o semplicemente un punto di riferimento per apprendere una determinata conoscenza. La parola maestro o maestra si riferisce in senso generico a chiunque abbia una conoscenza approfondita di una determinata materia. Ecco perché si sente spesso anche in contesti che sono al di fuori del contesto accademico, per esempio un maestro di musica. Ad ogni modo, oggi ci soffermiamo nel senso prettamente accademico per capire appunto in che modo si utilizza nell'ambito scolastico. Normalmente si utilizza per parlare di una persona che insegna in una scuola primaria o elementare. Parliamo dunque di quella figura che fornisce un'educazione base nei primi 5 anni di scuola ai bambini. Finiamo con l'ultima traduzione della parola teacher, che è la parola professore o professoressa. La parola professore deriva dal latino profiteri, il cui participio passato è professus. Professore infatti è quella persona che professa, che dichiara o che insegna pubblicamente una disciplina, una scienza, una materia. La parola professore è forse la più specifica, perché si riferisce a quelle persone che hanno raggiunto un alto livello di specializzazione. Solitamente un professore non solo è esperto nella sua materia, non solo insegna la sua materia, ma svolge anche ricerche accademiche. Ecco perché il termine professore viene spesso associato ai professori universitari. Si utilizza per la maggior parte per parlare di quelle figure di insegnamento nell'ambito accademico universitario. Ad ogni modo, il termine professore è anche utilizzato nell'ambito della scuola secondaria, proprio perché, contrariamente alla scuola primaria, è più comune avere una figura di insegnamento per ciascuna materia. Nella scuola primaria, infatti, la maestra insegna differenti materie. Insegna un po' di matematica, insegna un po' di scienze e un po' di geometria. Contrariamente invece alla scuola secondaria, dove per esempio abbiamo la professoressa di latino, il professore di scienze, la professoressa di matematica e via dicendo. Abbiamo finito con la lezione di oggi. Oggi abbiamo fatto una lezione di vocabolario, di modo tale che possiate approfondirlo. Se avete dubbi o domande in merito a questa lezione, scriveteli nei commenti. Spero che questo video sia stato utile e spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un like ed iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. A presto!